E ciao a tutti, ben ritrovati, come state? Qui tutto ok? Dunque, come vedete ho inserito i miei inserti nel giancone che è diventato veramente grassottello. Come vedete le pagine, come avevo detto, non mi interessava che sporgessero un pochino per dargli un po' quell'aspetto non ordinario, più che altro quell'aspetto un po' disordinato, un po' casuale, no? Adesso volevo dedicarmi un attimino alla chiusura con voi. Farò una chiusura semplicissima. Sapete che io sono per le cose semplici. Ho pensato di mettere un bottone, qua va a richiamare il rosa, quindi rosa, ma non così semplice. Voglio farci un fiocchetto di organza che poi sarà anche la chiusura del junk. Adesso vado a infilare nei fori questo, aiutandomi con un fil di ferro. Visto che la copertina è anni 50, trovo che si addica molto. Fiocchetti, organze. Per il momento faccio così, poi vedo se attaccarci qualcosa e accorciare un po' il filo, Poi lo aggiustiamo dopo. Ok, adesso vado a applicare il nastro, abbondiamo così, ok, lo attacco alla metà, ma poi sistemo. Qui c'è la metà precisa perché ho fatto i fori, no? Quindi vado ad applicarlo esattamente qua, però devo fare attenzione a non uscire qua sopra, attacco solo lì. Allora facciamo così, prendiamo dei libri e fermiamo il junks. Allora ok, vado a prendere Fresh Bond e fermo il mio nastro qua, prendo la mia metà e lo metto qua. Adesso vado a applicare anche questo che vi ricordate avevo detto lo metto per quella discorso che non era centrato qua, quindi vado a applicarlo bene. E qua. Ok, allora ho cambiato idea, non mi piace troppi fiocchi, troppi pasticci. E allora vado a togliere questo, metterò diversamente, vado di nuovo a infilarlo però qui stavolta, lo infilo qui, così, così, e così. Lo lascio qui in questa posizione, per questo motivo vorrei fermarlo un pochino ma senza usare colla, quindi cerco di passare qua sotto, oppure vado a fare un nodino qui, sì, ok, faccio un nodino qui che stia più o meno così, poi uno dovrà un attimino raddrizzarlo, poi così uno insomma se vuole lo toglie, se non gli garba, e così la chiusura è semplice, comoda perché così non ci sono tante cose da fare, semplicemente un fiocchetto e la chiusura è fatta, e volendo si può anche cambiare in qualche modo, togliendo il bottone se dà fastidio, non c'è colla, non c'è niente, e mi piace, è tranquilla. Adesso qua io la lascerei di sta lunghezza,
poi magari dopo decido se metterci qualcosa come finale, però per adesso lo fermo in modo che non si sfilacci tutto. Allora, adesso voglio fare qua nella prima pagina, mettere questo nastro che ho macchiato inavvertitamente lavandolo insieme agli altri pizzi, ce n'era uno bordeaux ammacchiato, vado a metterlo qui così, e poi voglio infilare una bella card un po' grossa, un abbellimento, no? Vado solo a tagliare questa parte che è tutta proprio consumata, sfilacciata, userò per qualcos'altro, poi prendo la misura perché voglio andare a fare uno zig zag qua e qua, così lo farò lo zig zag dove c'è l'altro zig zag, più o meno qua, e poi quello che si vuole sfilacciare si sfilaccia, che a noi piace. Arrivo subito, eccoci qua, vado a mettere il mio belly band così, poi vediamo cosa metterci dentro. Devo tirarla bene, quindi aspetto un attimo che attacchi bene. Ho già sfilacciato un po'. Vado a sistemare anche questo spazio qui che non mi piace tanto con un semplice nastrino di raso qua, perché davvero non mi piace troppo e si vede troppo il marrone della scatola sotto, quindi lo vado a migliorare un po' con questo nastro, anzi meglio questo grigio, così va un pochino a riprendere questa copertina. Allora. Qui. Ok, preferisco. Ah, ho fatto il contrario. Ragazze, mi sa che non è venuto il video. Scusate, niente, ho preso delle carte che non ricordo da dove saltino fuori, se di qualche creativa l'ho presa da internet, e le ho attaccate su dei semplici fogli bianchi che la mia stampante ha fatto delle cose strane su una copia che avevo bisogno di stampare, quindi ha un colore rosato che va bene per il mio intento. Poi sotto ho messo il distress Victorian Velvet sotto tutte e due e all'interno ho incollato con Flash Bond perché la devo finire che si sta asciugando, e scusate, ho perso il pezzo, ho fatto il contrario, spero non tutto il video perché sennò siamo panati. Adesso vado a decorare un po' l'interno. Come al solito la prima cosa è il distress, che ormai ho iniziato a fare tutto in questo modo, rosato e con distress vintage, e quindi continuo così, anche perché qua ci sono dei bordi bianchi che vado un po' a coprire. Ok, adesso passo un po' di anche vintage. Una stampatina la faccio col vintage photo. Okay. E ovviamente sempre le mie righette. Oddio, già ci sono delle righe, però appena vado a metterla qui. Vedete come ben tirata va bene, così, e una qui. Adesso vado sull'ultimo inserto dove trovo delle tasche qua e qua,
con una belly band qua dell'erbolario. Quindi vado a fare due index card che mi sono state regalate sempre da Cristina. Vado a farci qualcosa sopra. Allora vi segnalo, sono andata di nuovo da Action e ho preso questa nuance, si può dire, di colori, e sul retro mi sono resa conto che c'è la tabella di tutte le colorazioni che ci sono. Dunque io adesso ho questa qui e questa qui, perché il 78 blueberry qua sembrerebbe un violetto. Comunque ragazze, queste tutte le nuance di colori, le nuance. E tra l'altro, come mi diceva una di voi nei commenti, scusa non ricordo il nome, se guardi sullo scontrino vedrai che sono di marca. Effettivamente qua dice Decotime DT, niente di che, ma sullo scontrino c'è scritto che sono della Memento, e quindi io non lo so, cioè sarà Memento che praticamente fa queste cose più economiche, però ottime, tanto quanto l'originale veramente, non sono scadenti, molto buone. E un'altra cosa però che vi voglio segnalare sono questi die cut. Se vi capita di andare, nel mio caso magari ho trovato qualcosa di difettoso, questa marca qui, Make It, non va bene, non mi taglia, non so, ci farò qualcos'altro, li userò diversamente, cercherò di farci delle timbrate in qualche modo, adesso me la studio. Mentre ottima questa qui, ottimissima proprio. E adesso non so provare, perché veramente ho buttato via un pezzo di cartoncino, vabbè, di riciclo quindi non ho speso niente, però è meglio saperlo, no? Quindi vi segnalo questa cosa qui. Adesso io voglio andare a fare due uccelletti qua, anche 4, magari anche solo con una pagina di libro, con una foglia ormai secca all'interno, sempre il pino, ma bello secco, però sempre profumato, Allora, con questa pagina di libro io adesso, usando questa piccolina così ci sto nell'inquadratura, vado a tagliare due pezzettini di 4 uccelletti, le faccio uguali. Quindi vado a fare una striscetta che ci stia qui, ok, e vado a metterci appunto questi due uccellini. Comunque veramente economico al massimo. 1 euro, questa fustelle mi sembra 1,10 euro, 1,20 euro, qualcosa del genere. Quindi vado a mettermi i due canarini qua, vediamo se può bastare. Guardate che carine, funziona molto bene. Due uccelletti, adesso ne faccio altri due, vado qui che è profumato di pino, così facciamo due cose in una. Là, e c'ho gli altri due uccellini, usando semplicemente un foglio di libro qua. Come sempre si può usare come stencil, quindi lo tengo ancora un attimo, li distresso un pochino ai bordi, così, siccome giallo su giallo gli do un po' di contrasto. Questi due così. Poi pensavo gli altri due, siccome ho comprato appunto questi, io provo, li ho già provati, funzionano benissimo. Infatti sì, lo so, è tutto molto piccolo e non so se si vede qualcosa. Adesso li applico, volevo metterli sotto così che giocano. Sì, sono uguali, anzi va, questi li metto in mezzo così, tanto per non farli uguali identici. Qua urge pinzetta. Vado a fare due scrittine col Smoking Grey,
ma proprio così, un angolino qui, appena accennato. E ovviamente vado a metterci anche un po' di pizzo adesso, sì, lo metto così proprio al bordo esterno, ovviamente Flash Bond. E anche di qui ovviamente facciamo 2 card gemellate. Ed eccoci qua, andiamo a inserirle. Per quello che non le ho decorate tantissimo, perché comunque vanno all'interno di una tasca molto stretta, quindi va bene così, tutto molto colorato. Mettiamo l'altra parte, nulla ci vieta di lasciarle sporgere. Io non le faccio sporgere solo perché c'è questo abbellimento qui, così. E qui adesso andiamo a metterci qualcosina. Allora, questa parte di qua la piego perché non vorrei che uscisse anche questo, quindi la taschina è stretta, basterà fare una pieghetta che renderà comunque interessante tutto quanto. Io quando faccio queste pieghe uso sempre il dotter, così non rovino il cartoncino, così. Poi mi sposto un pochino e vado a fare la piega. È anche carino fare questo movimento qua, e così va tutto all'interno e mi sembra più interessante. Qui all'interno voglio mettere, io qua ho tutti le bustine varie, no? Che mi servono proprio per fare queste cosette, no? Avendo tirato fuori questo simpatico pino, foglia di pino, voglio andare a metterlo dentro la bustina. Voglio fare tutto molto piatto, perché altrimenti qua dentro non ci entra, quindi non metterò tantissime cose. Vado a cucirlo, tolgo questa piega perché non mi piace l'adesivo che c'è, quindi vado a tagliare via questo particolare che non mi piace e vediamo un po' se ci sta ancora adesso. Sì, io la farei davvero semplice la cosa, non risalta un granché perché va proprio nel mezzo, quindi no, non va bene così. Andrebbe bene, per dargli uno scopo, perché resta molto piatto, mettere della carta dietro cucita, in modo che sul retro si possa comunque scrivere qualcosa. Carino, vediamo un po'. Un pezzo di carta caffè, allora la punto sul retro con un pochino di colla perché stia in questa posizione, un po' così, dritta, che va bene. Quindi di là è il davanti che mi piace, quindi vado a mettere un pochino di colla. Da questa parte andrà contro il foglio, non si vedrà da fuori. Quindi ecco, un po' di colla così, che lei sta ferma lì, e poi vado a cucire tutto qua intorno. E stavo pensando ovviamente di farci, sì, assolutamente ci va, o uno stencil o delle scrittine con un timbro, o più semplicemente un po' di paciocchetti d'acquerello. Cosa ne dite? Allora ho fatto qua il riquadro e vado a fare terra e cielo, vediamo se mi viene, Allora, terra. E cielo. Adesso asciugo e poi vedo. Vado ancora a fare degli schizzetti di questo madreperlato, non so bene se si vedrà dal nylon, però io ci provo. Cioè sotto qui non so se renderà proprio l'idea, però vediamo. Così, tutto tempestato di cosine perlate. Allora, un po' di tempo fa ho ricevuto in regalo queste cosine qui. Non so esattamente come usarle. Ci
faccio una specie di, non voglio chiamarla shaker perché non mi piacciono, però voglio vedere se in qualche modo può essere una cosa simpatica trovare questi simpatici pezzettini molto brillanti dentro, anche sulla foglia volendo. Vediamo. Sì, dai, poi andranno giù, però non importa. Adesso qui però devo cucire, va bene. Allora, facciamo una cosa. Sul retro in ogni caso si può scrivere, Vado a cucire. Aspetta, voglio metterci anche una frasetta qui. È in inglese, è qualcosa che ha a che vedere con le immagini e le parole. La voglio mettere proprio qua sul bordo, però poi qua devo cucire, quindi un pelino più in qua. No, ne prendo una più piccola. Creativity takes courage. Vabbè, creatività è come il coraggio? No. Ci va coraggio essere creativi? Non lo so. Allora la metto così, ecco, mi dà senso. Così la cucio, perfetto. Ui. Allora vado a usare Flash Bond così. Tra l'altro l'ho ordinato un altro, è un'altra aceto vinilica che costa molto meno del Flash Bond e prima la provo poi vi dirò, perché se poi non è uguale mi dispiace darvi notizie poi che vi mettono poi in condizioni di spendere soldi, quindi preferisco prima provare io. Ok, ci siamo, speriamo che mi venga bene la cucitura adesso, Vado alla macchina da cucire. Molto bene, mi piace, adesso la taglio. Bella, ragazze, ma in un attimo abbiamo fatto una bellissima card, carina, pacioccosa, no? Si vede sia l'acquerello, non so, dalla telecamera. Adesso qua dietro però vado a fare le mie righette, ovvio. Non sto a fare timbratine perché ho l'impressione che verrebbero veramente brutte. Dovevo farle prima, però vado a fare le mie semplici righettine, così basta. Oh, bello, ci piace. E vabbè, ok, un po' di vintage qui, ma guarda, volendo uno potrebbe adesso no perché ho paura, però anche con gli angoli sondati poi va proprio sulla foglia di pino e brillantino, bello. Sembra quasi un po' natalizio, Vabbè, comunque dai, allora vediamo se basta o ci devo fare dell'altro. Al massimo senza cuciture, però, perché andrei sicuramente a fare del danno, andrei a attaccarci, no, aspetta, un pezzettino di stoffa, vediamo un po' come potrebbe stare qui, così, più piccolo, più piccolo, più piccolo, come maniglietta, no? Magari qui, così, no, così. Aspetta, devo ragionare. Facciamo prima la sfilacciatura perché se no non la vedo bene. Sì, dai, metto solo qua sopra così un pochino, Ok, e la mettiamo qua. Ma che carina, ragazze. L'unico difetto di questo Jan Journal per me è che è troppo spesso, ho messo troppe pagine, 10 per ogni inserto sono state veramente troppe, quindi io adesso non carico più tantissimo. Dunque uno stencil magari qua in questa pagina che è troppo semplice rispetto a questo, allora magari faccio un pochino qua di stencil, faccio giusto qualche pallino verde per riprendere un po' i colori, tutto un po' così sul bordo pagina, magari se lo apro. Capito? Cioè semplicemente così, per sempre riprendere un po' i colori, fare un po' qui così.
stavo pensando di usare questi poveretti qui che non funzionano come stencil in diciamo al contrario, no? Proviamo, semmai la prova è meglio farla sempre. Beh, non è male, io lo farei leggero leggero però, scaricando un po'. Beh, dai, se non altro li uso in qualche modo, potrei fare cose del genere. Finché non mi viene in mente qualcosa di meglio, li userò così. Va bene, dai. Adesso di decorazione qua ce n'è. Ok, questa la lascio così, mi piace questa cosa tutta proprio molto verde, erbolario, mi piace proprio questo particolare, lo lascio così. Qui andiamo, qua siamo sempre sui toni del verde e questa è una bustina. Vado di farfalla, ma no, verde no, nero. Proviamo un po' il grigio come viene. Così. Sì, ci può stare. Non proprio come il nero che è tanto marcato, cioè ovviamente. Sì, dai. Di colore ce n'è perché c'è il verde qua, semmai anche qui farei un po' di così. Allora io qua vado ancora a metterci questa decorazione, non mi chiedete da dove arrivi perché non mi ricordo se l'ho preso dai cinesini, se non ricordo proprio. Adesso finché non ci sono cose nuove, io delle vecchie proprio non posso ricordarvi dove le ho prese. Vado solo a macchiarle un po' di verde, così, dargli un po' di senso, Allora, lo metto proprio così che sbuchi di lì, Okay. Vediamo un po' con sta colla cosa riesco a fare. Allora, così. Allora, nella pagina successiva voglio mettere una clip con questa nappina, molto semplice. Vado a arrugginire questa clip, ragazze. Per me arrugginire significa semplicemente passarci un po' di marrone, col pantone o un pennarello indelebile, fa proprio quell'effetto ruggine, vedete? Non so se si apprezza dalla telecamera, però boh. Cioè stiamo lì magari a fare tante cose per fare questo effetto ruggine quando con un pantone o un pennarello indelebile otteniamo un risultato apprezzabile, direi. Va molto bene. Quando si asciuga si può fare anche un'altra passata che così resta più intenso. Vediamo un po' perché io anche dovevo prima fare il chiaro, viene meglio mischiando questi due colori, la ruggine non ha un solo colore, no? Abbiamo la nostra clip arrugginita anche all'interno, ok. Allora, e vado a metterla qui perché ho lasciato questo spartito, diciamo, a cavallo qua della pagina e c'è questo giochino qui così e qua anche si può infilare qualcosa sotto che magari adesso andremo a infilare. Allora vado a mettere all'interno della clip la mia nappina così sotto ovviamente, no? Così. E qua con una semplicità estrema vado a annodare un pezzo di cotone così, quindi metto un pochino di colla qui perché altrimenti il ciarmetto sale. Io invece voglio che stia fermo lì, quindi gli do una bloccata così, molto semplice, molto tranquilla. Ops. E voilà. Poi vado a tagliare e ovviamente a sfilacciare, così restano solo i capelli al vento di questo pezzo di cotone carino.
abbellimenti veloci e secondo me d'effetto, molto effetto. Guardate che carina, sbuca così, molto carino. Un po' di vintage anche qui. Olè. E così qualsiasi cosa andiamo a pizzare sta fermo qui e qui. E adesso volevo però appunto mettergli una pagina di quei libricini che adesso vi mostro, che avevo preso da Viridea. Lo scopo era sempre fotocopiarlo, però adesso mi sono stancata e voglio metterlo nelle pagine. Sono semplici, vedete, fiori di campo, sono frasette che sarebbero da usare come block notice, e qua c'è scritto ad esempio: i fiori sono le speranze esaudite della terra, e niente, è molto carino. Io lo metterei qua così, sto neanche a tagliare, fare, lo lascio proprio così, gli faccio solo proprio un po' di vintage intorno e basta. Volendo sarebbe bello anche strapicchiarlo un po', ma lo lascio indenne così magari. Qua lascio, qui lasciamo anche un po' di pagine tranquille, anche qui che uno può farsi quello che vuole con questo, crearsi una tasca. Qua c'è la tasca già creata, basta mettere una clip qui. E quindi salterei adesso un po' di pagine. Diciamo che su tutti gli altri inserti gli ho fatto sempre qualcosa. Adesso qui quest'ultimo inserto vorrei lasciarlo un pelino più libero, ma anche proprio per gli spessori, perché sì, la timbratina ci sta, ad esempio qua vado a fare un po' di stencil, però non si può neanche riempire come sto facendo, così all'estremo, un Jan Journal che già ha troppe pagine. Allora scelgo uno stencil, vado solo a fare qualche mattoncino con rosa, così, che già riempie un po', dà un po' di colore grazioso alla pagina. Allora, qui va bene così, ragazze, e io direi che il gianchetto va bene così. Poi magari mi verrà ancora in mente qualcosa, ma ci vediamo nel prossimo video per il flip through, sfogliamento pagine del Jan Journal. Ok ragazze, spero di non avervi deluso con questo progetto. A me sembra super pieno, mi sembra abbastanza elaborato. Comunque aspetto i vostri commenti. Io vi ringrazio di essere state qui con me oggi, vi chiedo sempre di mettere un pollice in su, un commentino e iscrivervi se non siete ancora iscritti, e vi mando un mondo di baci e tanta positività. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti!